Ok, abbiamo iniziato. Ciao Elena, Ciao. ciao Elisabetta, che ha già il microfono silenziato, che ci ha raccontato i suoi punti. Ti connetti a Elisabetta maggiormente ascoltando la mia voce che conta da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. Come la È vedi? lei. Mhm. Ehm, è in mezzo a un deserto di sabbia e tiene diciamo, ha delle corde legate al collo di un po' di dromedari. Mhm. È una vita parallela precedente. Una vita parallela, direi, perché vedo che guida anche una di quelle jeep che vanno nel deserto. Ti dà l'autorizzazione. Sì. Ok, Mh-mh. vibrazione. 925.000.000. Consapevolezza. 134. PSPE. 38 e 62. Ehm, Vite precedenti 2388. e percentuale di cervello. 9,7. Ok, vite un po' alte, ottimo cervello, buona consapevolezza, vibrazione alle scarpe. Mh, mh, mh. Perché? Vibrazione è una delle più basse delle ultime 30 viste. Mhmm, diciamo che è un po' la è è come se con le interferenze che ha, fanno sì che lei stia molto parecchio nel mentale, okay, e tengono e proprio sono, come se, fossero pre preposte a mantenere le vibrazioni sempre più o meno su quel livello lì per poter, interferire con lei e prendere la sua energia. Quindi vedo sia le interferenze eteriche che mentali che agiscono per ribilanciare le sue vibrazioni a quel livello basso così. Vabbè, vediamo le interferenze mentali. Livello 3 e livello 4. Ok, a cosa sono preposte? La 3, come al solito, è quella che non la fa sentire che della bassa autostima,
che le fa credere che lei non riesce, che lei da sola non riesce, che ha sempre bisogno. Nel suo caso punta molto sul fatto che lei, farle credere che lei ha bisogno di un aiuto esterno, che da sola non può arrivare dove lei vuole arrivare. E Quindi l'altra? sempre alla ricerca di qualcosa di esterno. E la 4 è quella proprio, la vedo ehm, che è proprio dritta, lanciata a far sì che lei si occupi spesso degli altri, in maniera tale che non presti attenzione a se stessa, che non elabori le sue strategie per alzare le vibrazioni, per essere centrate e per imparare a parlare con la sua PS. Il fatto che si sente responsabile per tutti Mhm. e che non potendo ovviamente Arrivare incidere da nella tutte vita le di parti. tutti, senso di colpa Sì. costante. Sì, Avrei esatto. potuto se fossi andata, se avessi detto, se avessi Mhm. comprato, se avessi regalato, sarebbe Sì. successo. Ma la vita degli altri è degli altri, non è sua. Mm, mm, mm. Consiglio Non ci può sta. non è neanche consiglio ci sta se se uno lo chiede. Se chiede aiuto, uno può fare fino a un certo punto. Dopodiché è responsabilità della persona, e anche se noi cerchiamo di fare al posto degli altri, invadiamo il loro spazio. Cioè, è proprio, cioè, interferiamo con le loro vite, anche se non sembra. Infatti l'aiuto spesso è interferenza. Mm, L'aiuto esatto. spesso è interferenza. Il Sì. classico è con i figli, no? Mm, esatto. Devi fare così, invece no, sappi che se questa cosa la fai, secondo, no, motivare, Lasciar, sfidare, lasciar sperimentare. e anche nel male, cioè poi non Sì. l'hanno fatto, non hanno ottenuto quello, e tu lo fai in qualche modo, magari non fai proprio niente, lo vedono da soli. Esatto. Mhm. Le regole sociali sono state inventate Ad hoc, ad hoc. A per tenerci lì. proposito di regole sociali, Sì. la religione dei genitori e del posto in cui abita Elisabetta. Lei non è religiosa, ma si è ritrovata a pregare. Dire, lo dicevo prima in esposizione dei punti. Se vi immaginate come degli osservatori degli omini uomini, dei personaggini uomini dall'esterno, immersi in questo gioco a, a scacchi, no? Immerso in questo gioco da tavolo e noi li osserviamo da lontano, ogni tanto qualche omino si trova in difficoltà, giunge le mani, prega. E tutti Mm, ridono fuori gli osservatori perché uno prega chi non si sa, usa delle parole che sono scritte da chi non si sa, che hanno un effetto, una vibrazione che bah, non si sa. mm, Invece di agire e risolvere il problema o di sentirlo il problema, ripetono a vanvera delle parole scritte da chi, con cosa. Cioè, un salto nel buio, una follia, non è una cosa razionale. Io non dico che debba essere tutto razionale, ma non ha nessun senso. Non ha nessun senso, se non un senso di forte pericolo. mm, Uno si sta veramente buttando da un burrone dove probabilmente sotto c'è la lava, bendato. È la mm, stessa cosa. Poi magari sotto ci sono le nuvole di cotone e di marshmallow, ma non lo puoi sapere. E mm, magari mm, cadendo per il mm. burrone ti ammazzi lo stesso perché pigli delle pietre in Sì. testa. È veramente un salto nel buio. Quindi quando si dice preghiera uguale e si inizia a sentire una sensazione di benessere o di bello, o di giusto o di così si fa, è perché c'è un costrutto mentale nel sociale in cui siamo nati e vissuti. Pregare uguale bene. Se preghi fai del bene. Prega per te, prega per la pace. Ma se soffermate un attimo nel senso di questa cosa, esoterico, quindi nascosto, non c'è nessun senso, se non
la folie, come dicono i francesi, la pazzia più totale, la totale mancanza di qualunque laccio di sensatezza. Non c'è niente. Sei la folie. Bravi i francesi che ogni tanto ne azzeccano una espressione. La follia più totale. Perché Elisabetta, che non è religiosa, ogni tanto prega? Consuetudine mentale, Allora, sì, interferenza, però impianto? esatto, un'interferenza non c'entra con la religione in realtà, nel senso vedo questo falconiforme che ehm, come se avesse registrato la vibrazione che Elisabetta raggiunge quando prega. Ok, e quindi tramite un impianto le innesta questo meccanismo di preghiera in maniera tale che lei torni a quella vibrazione e lui può interferire con lei, prendere l'energia. Ok, entità eteriche, vediamo se ci sono. C'è quel falconiforme lì e poi vedo una mantide. EDL? E di L ce ne sono tre, uno dentro e due fuori che girano. Lavorano con l'entità mentale 3-4. Mhm. Nome del E, progetto di Elisabetta. Sì, dimmi. e con la mantide, Ok. che lavorano con la mantide. Nome del progetto di Elisabetta. Perpetrare. Ok. Chi l'ha scritto questo titolo? Eh, è, è su questa, è su questa sì, navicella spaziale, direi base spaziale, ok, base aliena spaziale, che è adibita a fare questa cosa sulle persone che vengono, eh, che subiscono abduction. È collegata alla mantide e è proprio il mantenere, come dicevo prima, quello che ho visto prima già all'inizio, cioè mantenere la vibrazione sempre a quel livello, perpetrare la vibrazione all'infinito su quel livello lì. E quindi è come se queste quattro entità, quelle due mentali e le due eteriche, si fossero messe a tavolino e avessero, diciamo, diviso i compiti per far sì che tutte le volte che la vibrazione cambia e Elisabetta cerca di farla salire, a seconda della situazione interviene una di queste interferenze. Ci sono impianti? Sì, c'è un impianto mentale che è più o meno sotto la fontanella. Eh, Poi ci sono due impianti sui palmi delle mani, eterici, e poi ce n'è uno sotto l'ombelico. Mhm. Ok. L'azienda per cui lavora è legata alla massoneria? Sì, come tutte le aziende grosse Mm. Che bontà. internazionali. Ma quando uno mangia dei prodotti di un'azienda interferita da massoneria, cioè di massoni, non è interferita da massoni, quelli saranno massoni, di che grado? Qual è il massimo grado raggiunto da quei componenti di quella famiglia? Se c'è una famiglia, adesso non Sì, so. non è una parte. Sì, sì, c'è una famiglia, assolutamente, la famiglia che ha fatto questa cosa. È come se ci fosse, per entrare a far parte, vabbè, loro sono nella massoneria da secoli, direi almeno 2 secoli. Ehm,
È come se scegli, quando entri nella massoneria, scegli un ramo su cui continuare, diciamo, il filone massonico, ok? E loro si sono messi nel ramo aziendale. E, cioè, fai quella scelta lì e poi in base a quello che ti è più consono, più veloce, rapido, vai avanti. Ok, quindi Mhm. in questo caso qua è anche la zona, no? Ok, e quando uno mangia quei prodotti, che succede? Allora, mi è arrivato molto chiaro. Diciamo il messaggio che viene diffuso tramite la pubblicità sia visiva che verbale, sia le immagini, ok? Mm? Quel messaggio subliminale che viene portato tramite queste cose si collega a livello nel cervello delle persone, in media, diciamo, nella media, si collega al cibo che mangi. Quindi ogni volta che tu mangi quel cibo, il cervello si ricollega a quel messaggio subliminale che voleva essere mandato. Causa esoterica della presunta striscia di rossetto trovata sulla macchina, sulla carrozzeria della macchina. L'ho già visto prima, è come se Elisabetta avesse avuto negli ultimi tempi un'affinità con un uomo, ma cioè, per quanto riguarda Elisabetta è semplicemente che si trova bene a parlare, a discutere così, ma dietro c'è una donna che è come se si fosse sentita in pericolo di perdere questo uomo a causa sua. Mm. Se non so Ed è se stata lei che è andata lì col Sì, rossetto? sì, l'ho visto proprio Ma chiaro e tondo subito prima. vabbè, però una persona non viene da andare a mettere il rossetto sulla macchina di una Sì, beh, rivale. ma È un rito? è tutto un suo film. Sì, ma è un rito? È un avvertimento, è come se lì ci fosse la carica della- mm, in quel gesto lì, ecco, in questa striscia di rossetto ho proprio visto l'immagine di questa donna, ok? Mentre lo faceva con questa carica di rabbia femminile di stai attenta perché io posso farti del male, ecco. Cioè, mentre vedo la scena, vedo questa carica qua. Però è tutto nel film di questa persona qua. Ok. Non è tutta... Chiamiamo i genitori molto anziani ma ancora vivi del cinema e tutti quelli che vogliono venire della sua famiglia, conoscenti. Vediamo chi si presenta. Beh, si presentano tutti i fratelli, i genitori un pochino più indietro, poi i fratelli tipo in quinta fila. Vedo una decina di nipoti in prima fila. E dietro ai fratelli tre cognati, una donna e due uomini. Poi c'è suo marito che è dietro i nipoti in seconda fila. E ci sono due donne e un uomo in fondo, in ultima fila. Potrebbero essere degli amici. Un sacco di gente. Mm. Sì. Elisabetta non ha chiesto dei disincarnati specifici, quindi chiamiamo tutti i suoi parenti di tutte le generazioni, tutti quelli che vengono. Mhm. Mentre vengono, apriamo già il portale aureo e vanno diretti, mentre tu, diciamo, li conti. Se qualcuno si ferma prima di entrare perché vuole lasciare un messaggio, vedi di chi si tratta e sentiamo il messaggio.
Sì, c'è, potrebbe essere, dice una zia, però di 5 generazioni prima, che si ferma, allora la vedo che si circonda di un cerchio luminoso, cioè quindi come se facesse uno spirale luminosa intorno a sé, e poi fa tipo un inchino davanti a Elisabetta e le dice ti voglio fare un saluto perché ti sento molto affine, molto simile a me, quasi una mia coppia. Ecco, quindi prima di andare voleva salutarla. Mm. Chi è questa? Una zia? No, Mm, sì, una zia, una prozia. sì, proprio un po' di generazioni fa. Quanti sono in totale i parenti che vanno? 184. Mm. I 4 nonni ci sono? Sì. E 4 ce n'è uno o una più affine a Elisabetta, un nonno che vuole lasciare un Pa- messaggio. papà materno? Mm? Cioè nonno materno. Sì, sì, sì. Mhm. C'è il papà della mamma, sì, nonno materno. Non dice niente, ma l'abbraccia e le dà un grosso bacio. E poi va. Ok. Mhm. Prima di chiuderlo, tutte le vittime da Cinivac, di nuovo, da ieri a oggi, nel mondo. Ok, Quante sono? 3925. Aumenteranno nei prossimi Mm, settimane e mesi? mm, mm, Di mm. che percentuale? 70%. Mhm. Ci sarà un aumento graduale o ci sarà un gradino, un salto? No, io vedo a un certo punto che ci sarà proprio un salto dove saranno tantissime e poi di nuovo scemeranno e boh, poi E non il lo salto so. da cosa dipende? Va proprio in base alla... Onda su Segue, onda. segue un po' diciamo, la tempistica con cui sono stati fatti i Cinivac. Ok, quindi prima un po' radi, poi un po' tutti assieme e quindi da lì in poi iniziano proprio, Mm. passa un tot di tempo e iniziano proprio tutti. E di cosa sono dovuti i decessi? Di influenza? No, quello che vedo io è come se avessero, la maggior parte sono o arresti cardiaci, poi vedo ehm, una grossa potrei dire una grossa infiammazione sistemica perché è come se gli aumentasse un fuoco dentro che quasi gli brucia i tessuti. Mm. E poi ne vedo tanti che è come se iniziassero ad avere degli spasmi nervosi ovunque fino a poi arrivare alla morte. È un caso che gli effetti di questa simpatica sostanza vadano a finire proprio sul cuore, che al di là dell'organo biologico che è il cuore. Mm, Perché mm, non il cervello? Perché non mm. i reni? Perché non altro? No, il problema è il cuore, cioè quello che viene colpito è il cuore. Sì, E, diciamo che gli altri organi vengono colpiti perché viene colpito tutto il sistema, diciamo, circolatorio, principalmente, vedo, no? mhm. Invece il cuore è... Sì, ma il simbolo, cioè la parte mm, esoterica mi no, no, interessa. infatti.
È la... Vedo la... Allora, è come se... Allora, ti descrivo questa cosa. Le persone che muoiono dopo, diciamo, a causa del Cinivac, ma con arresto cardiaco, è perché è come se avessero un carico emotivo legato alle altre persone, ok? Ed è come se questa sostanza tagliasse in eterico questo legame improvviso e queste persone non riescono a sopravvivere. È come se il loro cuore battesse perché è collegato, hanno dei collegamenti agli affetti, Mhm. ok? E questa sostanza taglia tutti questi collegamenti e quindi il cuore smette di battere. In eterico vedo questa immagine qua. Ok. E perché? È perché mi è arrivata dopo, perché volevo capire, cioè questa è l'immagine che mi arriva, ma volevo, sono andata a vedere la relazione con la PS, perché mi è venuto in mente di andare a vedere la relazione con la PS e ho visto questa cosa. È come se quando ehm, questa sostanza taglia questi contatti, eh, la PS si separa e esce dal cuore. Ecco. Come se fosse legata per questi fili al cuore della persona e tagliando questi fili, il cuore se ne va. Bene, cuore per cuore. Il cuore di Elisabetta Mhm. batte insieme al cuore di un'altra persona, cioè Elisabetta ha una fiamma qui incarnata. No, mi sono arrivate due immagini. Allora, una è che il marito è un'anima affine. Questo mi era già arrivato prima, quando lei ha detto semplicemente la parola marito, io ho visto anima affine. O Eh, gemella, che è la stessa cosa. sì, anima affine, anima gemella, è la stessa cosa. La fiamma non è incarnata, ma eh, adesso che sono andata a vedere, ok, non è incarnata, ma è come se fosse venuta la PS, quindi è come se una parte della PS, perché allora la fiamma gemella è la stessa PS in due persone, ok? Quindi in teoria se non è incarnata c'è una persona e basta, ma in realtà è come se ci fosse la memoria di una fiamma nell'etere, ok? Mhm. Sì. E adesso è arrivata la memoria dell'altra parte della PS, ok? È Mhm. arrivata a vedere la sessione di Elisabetta. Quindi la vedo in alto che presta attenzione a tutta la sessione di Elisabetta. È nell'etere, non è Sì, nella sorgente, è no, nell'etere. esatto, esattamente. È nell'etere e non è nella sorgente, sì. Curiosità, Mhm. mm, puoi anche poi non dirlo a tuo marito, Elisabetta. E la fiamma del marito dov'è? Perché se ci pensi, le anime gemelle sono molto affini. Mm, Cioè si torna lì se non c'è un'alternativa. Elisabetta non ha un'alternativa perché non si è incarnata, per motivi mm, vari che hanno deciso insieme, sì, che poi insieme, che hanno deciso come uno. eh sì, infatti. E quella del marito dov'è? Allora, quella del marito si è incarnata da poco, 1 anno e mezzo in un bambino, eh, mm, ehm, direi siberiano. Mm, mm, mm. Quindi una roba impossibile, Sì, insomma. sì,
Beh, al di là del fatto che ci possa essere, però La anche distanza, ma anche l'età. conoscersi. Sì, no, non penso proprio, no. Ok, abbiamo visto madre e figlio, abbiamo visto fratelli gemelli, Mhm, abbiamo fiamme, abbiamo visto lontanissimi, età differenti, compatibilità, diciamo, nulla, all'opposto. Vabbè. mm, mm, mm. Ok, molto molto bene. Beh, si stanno incontrando tante persone ultimamente, Mm, anzi oggi mi hanno scritto ben 3 persone mm. contemporaneamente. Che cosa hai fatto in Bellissimo. questi giorni? Che ho incontrato una ragazza per la quale mi batte il cuore e non Mm, riesco a capire più nulla. Un altro una cosa simile, un'altra mm. una cosa ancora più simile. Sì, È lo specchio che sta lavorando, lo specchio delle anime, delle fiamme gemelle. sì. Lo specchio e poi anche il lavoro di ieri. Anche il lavoro di ieri ha fatto, era ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo. Ah sì, After Time. Ecco, sì, non mi ricordo se era ieri o... Sì, anche quello lì per le persone pronte che non, cioè che hanno una certa evoluzione, quella cosa lì non si riformerà più. After time non si riformerà più. E adesso è ancora assente per tutti. Eh, non so come spiegarlo. È come se io vedessi dei piani. Ok, in eterico è come Mm. se io vedessi dei piani dove le persone vivono, no? Quindi c'è il piano proprio basilare, dove la consapevolezza è proprio minima in questo momento, diciamo, temporale. Mhm. Eh, poi c'è un altro piano, poi ce n'è un altro, e poi c'è un altro, e poi c'è un altro. I primi due piani ricreeranno After Time. Poi, ecco, allora, i primi due piani stanno ricreando After Time come interferenza. Il terzo si farà, non lo sta ricreando, ma qualcuno del terzo si ricollegherà. E il quarto e il quinto assolutamente no, proprio la consapevolezza fa sì che quella cosa lì per loro non esiste. Cioè la consapevolezza vuol dire aver già capito, Sì, aver già avuto il contatto, sì, vago aver anche. visto chiara l'esperienza, anche solo in eterico, anche solo la PS e comunque anche nella Matrix riconoscerla e allontanarla. Quindi quando a me è venuta la frase l'altro giorno non si torna più indietro, Mm. Sì, sì, no, 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 non si può. non si può proprio, no, non si può. Uno Si è non si può incontrata con la ritirare. sua fiamma, Elisabetta, in passato? Se sì, quante volte? Sì, si è incontrata, mi è venuto 23. Ti volevo fare un'altra domanda che non riesco a farti, però a questo punto non è che sono troppe. Vabbè, uno o due nomi in cui la fiamma, ehm, cioè, che ha avuto come nelle vite la fiamma, a caso, Una mi è venuto Colin ed era nel Medioevo in Inghilterra. quindi donna. Sì. Lei donna, sì, e lui uomo. No, E, aspetta, Colin è e lei, sì, Elisabetta? Elisabetta, sì, Ah, e ok. la fiamma uomo. Eh, e poi me ne è venuta un'altra eh, in Germania, fine Novecento, dove lei era Peter. Mhm. E in Che quel caso lì, però, la fiamma era uomo e loro si sono trovati. Hanno mm. fatto fatica a viversi perché non potevano tanto, ma Mhm. un po' si sono vissuti. E lui come si chiamava nelle due vite? Quella di Colin e quella di Peter? In entrambi i casi questi nomi Mm. sono Elisabetta. Allora, Colin e Stewart, e Peter mi viene uh, Rod, Ro- aspetta, sto cercando di leggere, Rothschild, Mm. no, vabbè, non so. Ricorda qualcosa di brutto. No, non c'entra. Ro-
No, RODSCHIT. Ok, un nome, non so, magari può anche Ma, essere ma contaminata sì, l'informazione, poi un certo, nome è un assolutamente. nome, un nome è un nome, una data è una Certamente. data. Sì, sì, Come dicevo prima, possono anche l'esposizione dei cambiare. punti di Elisabetta, questo è un gioco, ci sono Mm. degli elementi, ci sono dei dettagli. Cosa c'è di davvero vero, di veramente vero in questo gioco? La PE e la PS. Sì, Si parla sempre di PS, la povera PE viene sempre lasciata da un lato, ma la PE è lo spirito. sì, la PIE è lo spirito e io direi che la vedo come se fosse la rete che ehm, mette in comunicazione le altre parti. Non so se... Mhm, no, io, è come se fosse una rete che tiene insieme le parti della persona. mhm. Ecco. Domanda, Mm. la parte eterica si Sì. accoppia alla parte subliminale diversamente di volta in volta? Sì o no? Sì, Le non è parti sempre la eteriche stessa. Mm. di due fiamme Sì, sono, per l'entanglement della parte subliminale, collegate in qualche modo? assolutamente. In che modo? Allora, quando due fiamme si rincontrano, è come se allora, la PS diventa una sempre, cioè rimane una, Mhm, e la parte eterica, s- una parte eterica si muove in base a come si muove l'altra parte eterica. mhm, Cioè, è come se ci fosse un vento, no? Mm. Hai presente capoeira? mhm, mhm. Quell'arte Che uno marziale? tira il calcio Ecco, in alto e l'altro tira bassa così, la testa, così, perfettamente in maniera armonica esatto. e Sì, complementare. Cioè esattamente. le due parti eteriche sono complementari. Sì. Ma questo cosa significa? Diciamo, dimmi, dimmi. Eh, è come se quando la PS torna, cioè non può essere più divisa in due. Ok, quando c'è l'entanglement, la PS non può essere più divisa in due. Ah, che bello. Sì, le due parti eteriche vedono la nuova realtà, tra virgolette, e acquisiscono l'informazione e quindi da lì in poi si muovono proprio in questa maniera. Complementare, Esattamente. capito. Mm. In modo da non ostacolare la Sì, parte subliminale. La parte esattamente. eterica è Mhm. una... difficile da dire, comunque mm, è una forma meno evoluta di parte subliminale con tante virgolette, perché non è evoluta il termine, una forma di parte subliminale con altri compiti. Ecco. Sì, io direi che è come Cioè, se quella fosse che la viene prima. traduzione. Mm. Cioè, prima è arrivata la parte eterica, la Sì, parte subliminale non c'è. esatto. C'è la parte eterica, no? Mm. Però è come se fosse, cioè c'è come la torta, c'è la base Mm, della torta, ok? mm, Che è la parte eterica senza la PS. mhm. Poi quando arriva la PS, la parte eterica traduce, come se traducesse la PS in eterico e quindi poi viene come se fosse una stampante 3D. E poi viene la torta. C'è Sì. stato un momento iniziale della creazione in cui c'era solo la parte eterica, quindi c'erano tanti animali, tante piante, tanta giustezza e tanta... sai che si dice, madre natura è perfetta, no? Quindi gli animali
seguono l'istinto, uno mangia l'altro, ma è così che deve essere, l'erbivoro mangia i vegetali, tutto funziona bene, mentre la parte subliminale è scelta, non è istinto. Sì, esatto, esattamente. Quello che vedo io è che, allora, sì, prima c'era la parte eterica e basta, cioè quindi la base. Ci deve essere la base per fare la torta. Non puoi fare la torta senza la base, se no tutto va dove va. Mhm. Ok, quindi è questo, no? Quindi prima c'era la parte eterica che si modellava, diciamo, in base alle informazioni del cosmo in generale. Mm. Ok, quindi l'armonia degli animali, appunto, un animale mangia l'altro per sopravvivere, i cicli, no? Quando è arrivata la PS, è come se il modellamento della parte eterica, dove c'è la PS, è come se avesse aggiunto, come se fosse stato aggiornato un pezzo in più. Mhm. No. Mm. Sì, è stata messa una cosa in più. Esatto. Che cosa? Un cromosoma? Allora, il cromosoma sono i dati con cui poi la parte eterica si modella. Mm? Mhm. La PS, la PS ha portato in più è proprio un tipo mm, di energia in più, cioè proprio un tipo di energia nuova, completamente a sé stante, che quindi ha determinate caratteristiche che può avere solo la PS sotto quella forma di energia e vibrazione che ha solo la PS. Va bene, veniamo Mhm. alle esperienze di Elisabetta. Vediamo solo se sono neutre, hanno portato interferenze adesso nel passato, impianti o zero di tutto questo. Shatsu. Shatsu, mentre quando glielo facevano a lei e poi quando lei lo faceva, eh, era diciamo un prendere l'energia in quel momento lì, da parte dell'entità che c'erano. Io direi, allora nel suo caso, non è sempre così, però è come se la vedessi in questa stanza e sempre in questa stanza ci sono delle interferenze che stanno in quella stanza perché sanno che le persone vanno lì a fare shiatsu, ok? Mhm. E quando inizia il trattamento loro si collegano e ciucciano l'energia dalla PS. Riflessologia plantare. Allora, durante la riflessologia, lei passava, diciamo, le sue interferenze, ma inteso come prendere energia, ok? Alla Mhm. persona che tratta Mhm. e, e le sue interferenze prendevano energia dalla persona che stava trattando, eh, però è come se difficile perché vedo le interferenze di lei e dell'altra persona. Lei che schiacciando apre il canale delle sue interferenze che però sono collegate alle interferenze della persona. Cioè, secondo me tutte e due. Allora, quindi le interferenze di Elisabetta prendevano dall'altra persona e le interferenze della persona prendevano da Elisabetta. Vabbè, uno Un scambio. incrocio, sì.
Ehm, terapeuta astrale. Lì c'è stata l'interferenza, è arrivata l'interferenza della mantide. Meditazione di massa. E apre dei canali enormi. È lì proprio un banchetto di prelievo di energia. Corso per diventare medium. Allora, se lei avesse fatto quell'iniziazione di cui ci parlava, le avrebbero collegato tipo un tubo sempre diretto e lei sarebbe diventata il burattino di queste entità. Proprio il burattino, vedo, Che proprio, gioia. no, sì. Guru, santone, a cui lei si rivolge. C'è lo scambio, è un po' come la riflessologia plantare, quindi ti do un beneficio ma mi prendo la tua energia, no? Quindi ti faccio pensare che stai bene, così torni, principalmente per quello, e così io intanto posso prelevarti energia. Ok. Vedo che questo guru santone ha un'interferenza permanente, stabile, di cui lui non è cosciente, Mhm. che anche lì un po' lo manipola per fare questa cosa. 3 canalizzazioni. Bene, ha detto quello che un po' voleva sentire, anche lei ha detto, parlano molto in generale, quindi diciamo che eh, mm, nel suo caso vedo che hanno fatto dei discorsi sì, molto, molto generali e che andavano negli argomenti e nella direzione che lei sperava. Ok, causa esoterica della poca energia, bassa autostima ed insicurezza. Beh, bassa autostima e insicurezza è l'entità di livello 3. Scarsa energia anche questi lavori che hanno Sì, portato a uno esatto. scambio, Sì, sì, più che altro di uno scambio di interferenze, sì, è quello che è basta. a volte magari benefici, sì, ma anche minimi. Mm. Preghiera? La preghiera è, no, è il falconiforme che ogni volta che diciamo, è il suo turno, tra virgolette, di interferirla, con la preghiera la riporta a una vibrazione che le entità hanno deciso che è quella ideale Mm. per poter prelevare energia. Salute, causa esoterica della miopia. Questo l'ho visto chiaro mentre ce lo descrivevano. Le fanno l'abduction da, da quando lei ci ha detto 25-26 anni, non mi ricordo. Mhm. Comunque vedo proprio che periodicamente le fanno sempre queste abduction, una volta al mese, dove le mettono tipo degli occhiali che potrebbero sembrare di realtà virtuale, dove però le sparano negli occhi questi raggi laser verdi. Mhm. Ehm, allora, un po' era come se avessero, il tentativo è quello di provare a mm, inserire nella sua parte cerebrale che comanda la vista, delle informazioni per far sì che lei veda la realtà come loro vogliono. Mm. E in parte è per capire come poter, e dall'altra parte è anche per, cercavano di prendere l'energia dagli occhi a livello cerebrale per vedere, valutare un po' come era a livello, queste cose qua. Occhi quindi anche quello. Sì. Spesso malata. È il prelievo di energia che la Denti. abbassa molto.
Ai denti lo vedo legato un po' più a una parte sua emotiva, dove lei è come se non riuscisse mai a prendere e a trattenere il boccone da lei desiderato, cioè eh, magari per il lavoro, no? Anche che dice sì, volevo fare questo, però adesso che faccio questo vorrei, sento che è qualcos'altro che io voglio fare, oppure tanti aspetti della vita un po' così. Quindi, Cervicale. come se è come se in eterico lei avesse come se avesse una placca a livello delle vertebre. No, però è come, cioè non ce l'ha sempre. Eh, va e viene. È come se in eterico le infilassero ogni tanto questa placca a livello cervicale e poi la tirano via. Io direi che può essere un impianto mentale che tolgono e mettono perché vedo più che altro il bordo energetico. La impronta. È Sì, un impianto mobile. sì, Perché è mobile? Non lo lasciano? Perché è più perché interessante... no, perché nel progetto quello degli occhi, quel tipo di vibrazione e energia serve a un certo in un certo passaggio. E quindi è come se queste entità si collegassero all'entità mentale di livello 4, è come se gli infilasse questo impianto mentale, ok? E in quel momento allora prendono quel tipo di vibrazione e energia, che in una certa fase serve quello. Va bene, veniamo al suo lavoro. Lei, vabbè, le piace, ok, però di fatto non è totalmente soddisfatta. Poi tutta la vicenda Cinivac, poi Mhm, sì, no, ba, lei è molto salda sulle mm, sue posizioni. Ha fatto anche una considerazione interessante, no? Siamo qui per evolvere noi stessi, non per lavorare, non mm, per la carriera, non per mm, mm, mantenere mm, questo mm, mm, lavoro. Quindi chapeau a Elisabetta. mm, Ma qualcuno mi raccontava l'altro giorno, chi resisterà, chi terrà duro, chi troverà mm, alternative, mhm. cosa, cosa lo aspetta? Un nuovo pianeta? Sì, esattamente. Quale? Io vedo come se dovessimo ricominciare dalla base, cioè io vedo c'è tutta un'organizzazione nuova anche a livello sociale. Ok, quindi è come se ci fosse una gomma, c'è questo tipo di mondo, questo tipo di pianeta, questo tipo di posto, ok, che non funziona. Ok, quindi è come se ci fosse una gomma, cancelli tutto e ricominci da capo. Quindi scrivi gli elementi fondamentali e poi cerchi una combinazione per incastrarli. Quindi proprio c'è da riscrivere tutto, anche proprio come funziona la società, come funzionamento sociale. Ehm, però questo sarà scritto solo ed esclusivamente dalla forza della PS. Questo io lo vedo da tanto tempo ed è sempre chiaro. Tutte le volte che vado a vedere c'è sempre questa cosa molto salda. Io vedo che quello che stanno facendo a livello globale, ok, diciamo il contrasto tra forze, tra virgolette, che stanno facendo, farà sì che una forza, che il Deep State crollerà, ok, Mhm. grazie all'altra forza, e questa sarà l'occasione per chi
a un certo livello di consapevolezza ed evoluzione, di eh, far ripartire il mondo grazie alla forza della PS, delle PS. Ricorda un po' un film, no? Mm. Quale? Pianeta Verde. Film francese, La Planète Verte. Mhm. Molto molto interessante, anche un po' banale da certi punti di Sì, vista, però da certo. prendere sempre con il concetto di base, no? Mm. Le Sì, persone sì, sì, sì. saranno soggette a malattie come oggi? Sai che c'è un punto in cui la tizia che viene dal Mm. pianeta verde cammina per Mhm. strada e vede immediatamente lui ha problemi di fegato, stomaco, intestino, problemi di cuore, ancora fegato. Mi ricordo che più era stomaco, se non sbaglio, quindi la porcheria che Mm. mangiamo. Allora, secondo me quella può essere la fase adesso, cioè questa fase qua. Quella può essere paragonata a questa fase, dove ci sarà il passaggio, dove ci saranno tutti questi morti. Mhm, Poi vedo anche persone che impazziscono perché è troppo, mhm, persone che muoiono perché è troppo. Quindi poi le persone che rimarranno lucide, quindi con una certa consapevolezza e forza, ricostruiranno il pianeta. Sempre qua, però, non so come dire. Cioè, lì sono due pianeti diversi nel film, ok? Io invece proprio vedo che è qua che su questa linea temporale saremo noi. Non dobbiamo cambiare linea temporale noi, ma siamo noi che gestiamo la nostra, come vogliamo noi, con la consapevolezza della PS. Colin Serrault, 1996, cercate poi in sinossi gli estremi di questo film, ve li scrivo lì. Va bene, cosa vuole fare Elisabetta? Pulizia totale. Come la vuole fare? Allora, ci ha portato lei al cluster e ha detto venite, venite a vedere. Ha in mano una scopa proprio, eterico, ok, e ogni vita e ogni contratto sono delle palline per terra. Lei le ha messe tutte assieme e poi adesso sta aprendo un portale definitivo e le sta buttando dentro. Ok. Sa fare una ad eternum? No, gliel'ho fatto vedere io, ma l'ha fatto subito. Mhm. Prima di metterlo lì, perché è come se fosse la prima volta che lo fa così. Quindi è lì che si sta, è come se si stesse godendo la vibrazione altissima e più lei si gode la vibrazione altissima, più la vibrazione aumenta. Mhm. Cioè nel viversi la vibrazione, eh, questa cosa fa sì che la vibrazione dell'ad eternum aumenti. Quindi è un nutrire la vibrazione, La no? sua creazione. Esatto. Ok, ne mette qua uno e andiamo Mhm. all'avatar. Facciamo una prova. Andiamo all'avatar con un ad eternum in mano e mettiamoglielo sulla testa. Ok, si dissolve tutto. Mhm. Eh, Però è necessario liberarsi della memoria dell'avatar. Mhm. Cioè, perché sennò bisognerebbe mettere, cioè continuare a mettere ad eternum lì, non so come dire, cioè, Mhm. Mhm. Allora eliminiamo l'eliminazione è l'avatar. fondamentale, esatto, l'eliminazione è fondamentale. Ok, eliminiamolo. Mhm. Ok, sta creando un altro ad eternum e lo mette lì. Volevo verificare che fosse un'alternativa all'eliminazione, Eh, invece è una messa in sicurezza.
Sì. Mhm. Ok. Con queste nuove condizioni, cosa c'è nell'attuale situazione energetica di Elisabetta? Tutto pulito, non c'è più niente di interferenza, assolutamente. Diciamo un ad eternum nel suo corpo fisico, mentale, emozionale, Mhm. subliminale ed eterico. Mhm. Sì? Sì, fatto. Nuova vibrazione. 105 miliardi. Ok, bene. Nuova consapevolezza. 187. PS e PE. 63. 37. Vite precedenti. 1911. Cervello. 10.1. Entità eteriche, EDL, abduction, anche vecchie, entità mentali, progetto perpetrare, impianti, zero. Ah, c'è più Ok. niente. Elisabetta ha i presupposti per arrivare al pianeta verde, Sì, tra virgolette, ovviamente. sì, sì, assolutamente. Il marito? Se non molla la mano di Elisabetta, sì. Eterna frequenza, Vic, a lei, al marito, a tutti quelli nel cinema. Mhm. E messaggio finale di Elisabetta PSPE a se stessa. Eh, allora, mi è venuta già prima questa immagine di lei all'aperto che fa delle cose, fa dei lavori con gli animali e le persone. Non so se lei lo fa già come hobby, se è una cosa che le piace, ok. Però l'ho vista proprio in questo prato con degli alberi anche in un lato, con ehm, lì ho visto degli animali così, però poi c'erano dei cerbiatti e delle lepri, ok, e delle persone. Per ogni cerbiatto una persona, per ogni lepre una persona, ed è come se lei spiegasse alle persone di come interagire con gli animali in questa immagine. Mm, Poi quello che le vuole dire è che lei può imparare benissimo a ehm, quello che lei chiedeva prima, no? C'è in questa vita la possibilità di poter vedere in eterico, di poter vedere le altre dimensioni, però il primo passo che deve fare è imparare a vedere dentro, all'interno del suo corpo. Lo scopo è quello di arrivare a comunicare quasi in automatico con la sua PS, e per arrivare a questo deve imparare a entrare in sé e osservare un po' anche gli organi, come funziona, sentire le vibrazioni delle varie sue parti e imparare ad alzare le vibrazioni. Questo lo può fare proprio visualizzando ogni parte del corpo come allenamento, diciamo, tutti i giorni. Può visualizzare una parte del corpo, magari iniziando dall'esterno, e mentre visualizza quella parte del corpo, vedere se riarriva un numero che indica, diciamo, il livello di vibrazione di quel momento, e immaginare di alzarla proprio come se fosse una,
una manopola di uno stereo, ecco, e come se la alzasse e farla arrivare al livello che lei preferisce, quindi quanto vuole, può alzarla quanto vuole. E questa è l'altra cosa che la PS vuole dire la PS ed Elisabetta vogliono dire ad Elisabetta. Va bene. Sì. Dimmi. Come la vedi? La vedo che balla, se balla a ritmo di tutte le vibrazioni alte del posto dove siamo adesso. Quindi a occhi chiusi ascolta le vibrazioni e lei balla a questo ritmo qua. Qual è il nome del pianeta verde vero? Quello che arriverà. Qual è il vero nome? Come la chiameremo la Terra? La terra viola. Allora, è come se fosse l'immagine è come se fosse un'energia in eterico l'immagine che io vedo è appunto la Terra con come se ci fosse un'alba che espande l'energia sempre in aumento e mai in diminuzione, ok? E invece che il rosso del sole c'è il colore viola della PS che io vedo e quindi mi viene la terra viola. Va bene. Sei pronta a tornare? Mhm. Allora disconnettiti, Elena, da tutto, tutti e noi torniamo.